prova sublime, prestazione, vi dico, quasi perfetta. Aggiungo quel quasi per quei 10 minuti di furore comasco che quasi quasi apprezzo, eh. Perché apprezzo? Perché altrimenti qualcuno magari si ritrovava anche a dire ma oggi contro un Como che poi alla fine sai... No, 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 per dare credito e valore alla prestazione parto sempre dall'avversario. Partiamo dal Como, infatti, che prima di oggi veniva da una sola sconfitta in campionato, miglior difesa insieme alla Roma. Prima di oggi il Como più di un gol a partita non l'aveva mai preso. Squadra vera, squadra che comunque è andata a battere la Juve, ha battuto la Juve in casa, scusate, e ha fatto punteggio anche contro il Napoli al Maradona. Quindi partiamo dall'avversario serio, credibile, forte, voglioso, che oggi magari può essere che no, una gioventù che contro l'esperienza e la qualità dell'Inter magari hanno avuto delle difficoltà, però poi i valori nel secondo tempo, il valore li ha mostrati, sono valori importanti, solo che ha trovato oggi un avversario che quando è in questo stato di grazia, non voglio dire quella parolina per cui siamo stati perculati, ci possono stare però davvero una squadra che poi, sai, ti porta davvero a pensare che dipenda da se stessa e che il più delle volte, o meno, no, il più delle volte, ma in tante circostanze forse ci specchiamo, non lo so, forse pecchiamo di supponenza, non lo so, perché è anche troppo palese che se veramente riusciamo a fare queste prestazioni contro, ribadisco, anche un avversario accreditato, perché poi c'è l'errore di dire sempre no, gli scontri diretti. Sì, gli scontri diretti contro Napoli, Juventus e Milan, certamente, ma oggi anche col Como è uno scontro diretto, anche con la Roma è uno scontro diretto. E questo però non lo calcoliamo e secondo me da una parte ci può stare, ma dall'altra secondo me non risultiamo completi. Perché Como, ragazzi, oggi se vince oggi sta lì insieme a tutte le altre, è sempre quel discorso là, quindi squadra credibilissima. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo? Prima, come al solito, vi invito a lasciare un pollicione, solito like per l'algoritmo, iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. Credo che arriverà la live reaction anche completa dalla solita cameretta idilliaca per benina. Non attivate la campanella. Se volete trovate tutti i profili social in descrizione, vi ringrazio per tutto, sono usciti anche i wrapped, come si chiamano, e quindi grazie per le storie su Instagram e tutto il resto, siete clamorosi, grazie davvero di cuore. E allora, no, partendo da un primo tempo veramente perfetto, il primo tempo davvero tu dici, ma com'è possibile, non abbiamo fatto tirare una volta in porta il Como, 20 minuti dove veramente per intensità, per qualità, per applicazione incredibile. Forse, come al solito, se vogliamo, l'unico errore è quello di non aver segnato più di un gol, perché poi pronti via ci sono state subito due occasioni clamorose. Pronti via, due occasioni importanti, quella di Lautaro e subito dopo quella di Barella. Per cui, come al solito, magari si poteva concretizzare un po' di più. Stessa cosa alla ripresa, stessa cosa alla ripresa, perché poi alla ripresa con un Como più sfacciato, ormai più coraggioso, anche perché alla fine, voi non voi, doveva venire fuori, sbaglia Luis Enrique la palla per Barella che altrimenti era tu per tu, Di Marco non calibra bene la palla per Turam che era tu per tu, e poi sai, vedi, le partite non finiscono, le partite non finiscono, e questa partita poteva diventare simile ad altre che poi, nonostante la superiorità, nonostante la forza, non porti a casa. Oggi, invece, nel momento di maggior furore del Como, è arrivato il gol da calcio d'angolo. E quello ha messo le cose in chiaro. Però dobbiamo, no? Quando tu stai lì per 50 minuti in cui l'avversario davvero
lo rendi inefficace, tu sei dominante calcisticamente, predominante sul campo, devi concretizzare di più, devi concretizzare di più. Come poi abbiamo fatto nella seconda parte, dopo il 2-0 poi l'Inter segna altri due gol, poteva farne anche altri, perché penso a quello di Lautaro, molto più semplice rispetto a quello che ha fatto, per esempio, no? Oggi Lautaro, sentivo da Giuseppe Pastore, giornalista, no? Che ha fatto tutti i gol di prima, anche oggi gol di prima, cioè con un solo tocco praticamente. Gli danno la palla, boom, in porta, gol, boom, in porta, gol. Non ha mai toccata due volte la palla prima di andare a rete, anche oggi si conferma. Quindi quanti sono? 7, sono tutti gol di prima, boom, da attaccante, da attaccante. E Lautaro è così, quando poi si sblocca mentalmente adesso è veramente, nuovamente il valore aggiunto, non c'è nulla da fare. Contentissimo anche per la prestazione di Luis Enrique, sempre criticato, anche giustamente, perché poi non siamo ipocriti, giochi nell'Inter, sei stato ben pagato, cioè è stato un, un acquisto relativamente importante per per quelle che sono le spese comuni dell'Inter e quindi ci si aspettava di più. Oggi è una prima risposta importante l'ha data con una buona prestazione, perché se è vero che perde secondo me un tempo di gioco prima di darlo a Lautaro, è anche vero che sgasa e poi comunque ha la bravura di dargliela nel momento giusto a Lautaro, bravo nel secondo tempo quando sempre lui gli concede praticamente un rigore in movimento a Lautaro, buona anche secondo me l'atteggiamento in fase difensiva, quando recupera una palla non mi ricordo dove, fino al primo tempo se non sbaglio e riparte, no, bene, bene, bene. Ma bene tutti. Giusto citavo lui perché è un po' in contrasto rispetto ad altre prestazioni, ma poi gli altri, per non parlare di Cialanoglu, Barella, Bastoni nella fase difensiva, incredibile. Come al solito qualche sbavatura su palla inattiva, secondo me qualche sbavatura anche oggi sulle palle inattive per quanto mi riguarda, ne hanno avuto due, quella di Nico Pazzo di testa, subito quella di Diao, tante situazioni che possono essere secondo me migliorate però. Ragazzi, non posso essere troppo critico dopo un 4-0 a Como, ci mancherebbe altro. E bene, 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 adesso non bisogna commettere l'errore di dire noi siamo questi e ve l'abbiamo fatto. No, l'Inter deve mostrare la sua forza di partita in partita con avversari altrettanto forti del Como, farlo con continuità e via. E via dicendo, ragazzi miei. Oggi ribadisco, avversario importante per quanto mi riguarda. Non lo ridimenziono nonostante questi 4 gol, perché oggi ribadisco troppa Inter per quanto mi riguarda. E poi ribadisco, anche nella partita così negativa, così difficile, il Como ha avuto quei 10 minuti dove ha avuto due palle gol clamorose. Clamorose. Quella di Dovicas e quella di Vaglie, mi pare, dove il portiere era uscito a vuoto, però su tanti altri tiri, seppur centrali, quantomeno l'ha bloccato, è stato preciso, puntuale, quindi anche su questo stasera sto calmino. Molto bene, signori, molto molto bene dal mio punto di vista. E niente, adesso ci posizioniamo di nuovo in alto, vedendo un po' cosa fanno le altre. Campionato dove, ribadisco, siamo tutte là, vediamo dove si va a parare. Noi, quello che dovevamo fare oggi, l'abbiamo fatto. Un grande abbraccio, signori miei, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Un grande abbraccio ancora.